Ciao a tutti, in questo video vedremo come realizzare un contatore animato in un click all'interno di After Effects. Abbiamo già fatto su questo canale un tutorial su come realizzare un contatore animato in After Effects. Questa operazione infatti prevedeva l'utilizzo di una semplice espressione per poter automatizzare questo tipo di animazione. Con gli ultimi aggiornamenti di After Effects sono stati introdotti però dei nuovi preset animati che ci permettono di fare la stessa operazione con un semplice click, potendo anche personalizzare il risultato. Per creare un contatore ci basta creare un testo qualsiasi, dopodiché dobbiamo andare Effects and Presets, quindi nella nostra libreria degli effetti. Se non l'abbiamo aperta possiamo aprirla cliccando su Window, Effects and Presets e possiamo semplicemente cercare il termine counter. Come possiamo vedere ci sono già dei preset che ci permettono addirittura di scegliere fra diverse opzioni. Ci sono i conto alla rovescia che abbiamo già visto in un altro tutorial che vi lascio nelle schede, ma come potete vedere potete fare anche un contatore con la percentuale oppure un contatore currency, quindi relativo ad una valuta. Partiamo da questo, ci basterà trascinarlo sul nostro testo ed ecco che abbiamo automaticamente creato un contatore di base. Lo andiamo un attimo ad allineare. Gli possiamo cambiare font se vogliamo, la formattazione, il colore e a sinistra troviamo le opzioni. Vedete che se andiamo in play abbiamo già un'animazione pronta, quindi ci basta espandere nelle layer di testo gli effetti per poter vedere i keyframe dell'animazione. In questo caso chiaramente è animato il valore iniziale e quello finale, quindi possiamo anche allungare l'animazione per esempio. Se vogliamo semplicemente cambiare la cifra o di inizio o di fine ci posizioniamo sul nostro contatore e possiamo andare a modificarla. Possiamo mettere il valore che vogliamo, ma l'altra cosa interessante è che è possibile gestire tutti i vari parametri, quindi ad esempio possiamo cambiare i dollari in euro o in un'altra valuta, possiamo cambiare il tipo di valore che stiamo visualizzando, quindi ad esempio se noi mettiamo su il multiplier 1 oppure 2 vedete che cambia la posizione del numero che abbiamo inserito. In questo caso possiamo anche lasciare a 1 e possiamo decidere sia i decimali sia gli zeri, quindi possiamo eliminare gli zeri che si trovano tra la valuta e il nostro numero se non ci servono e possiamo anche togliere o aggiungere decimali, quindi se non voglio decimali semplicemente metterò 0, se invece voglio dei decimali posso scegliere il numero di zeri da inserire. A questo punto possiamo anche scegliere il formato, se la valuta la vogliamo prima, dopo il numero e se vogliamo il punto oppure lasciare lo spazio vuoto per separare nel caso di numeri molto elevati per una maggiore leggibilità. Possiamo anche mettere invece che il simbolo della valuta la scritta, quindi non dobbiamo neanche fare questa operazione se non ci interessa. E chiaramente poi abbiamo le impostazioni dell'offset se vogliamo anche semplicemente spostare ma animare il simbolo della valuta, magari scalarlo per farlo arrivare durante l'animazione e quant'altro. Abbiamo poi le spaziature, l'allineamento e quindi con un semplicissimo effetto già pronto noi possiamo animare finalmente molto rapidamente questo tipo di contenuti. Come detto, questo è il caso della valuta, ma chiaramente se non vogliamo la valuta possiamo anche semplicemente ridurre la dimensione, ad esempio la scala, ed ecco che se non ci interessa avere la valuta ma solo un contatore generico lo abbiamo a disposizione. E l'altro caso per cui i contatori sono molto utilizzati, come dicevamo, è la percentuale. Quindi anche in questo caso possiamo semplicemente creare un testo nuovo, trascinare l'effetto sopra il nostro testo, anche qui andiamo ad allinearlo, se vogliamo lo possiamo personalizzare e come detto prima abbiamo lo stesso tipo di effetto, quindi le caratteristiche sono praticamente le stesse e potremo personalizzarlo sia nell'animazione che nel contenuto. L'unica differenza in questo caso sarà che abbiamo la percentuale come simbolo al posto della valuta, ma per il resto le impostazioni sono le stesse, quindi possiamo, se vogliamo usare un moltiplicatore, possiamo aggiungere o eliminare degli zeri, possiamo aggiungere se vogliamo i decimali, anche qua decide nel formato, per esempio con il punto, con la virgola o con la spaziatura e le impostazioni di allineamento. Quindi questo era il nuovo modo molto rapido per creare dei contatori numerici sia generici sia già con l'impostazione nel caso si trattasse di una valuta o di una percentuale. Come al solito fatemi sapere
nei commenti se il video vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial.